ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Gravel Road. Torniamo a parlare di Voigt Moto, un marchio che abbiamo già visto sul nostro canale qualche settimana fa per le leve regolabili dell'Honda GB350S. Oggi scopriremo un nuovo prodotto che ci hanno inviato per testarlo su nostra esplicita richiesta. Allora vi spiego, ma prima di spiegarvi, innanzitutto in confezione troviamo sempre le Haribo, questa volta 2 pacchetti, grazie ad Andreas, grazie a Voigt. Troviamo il foulard da collo con il loro logo, utilissimo, abbiamo già utilizzato uno, è bello perché è di colore nero, quindi abbinabile a qualsiasi giacca scura o comunque un colore neutro. Troviamo anche questo portachiavi molto carino, realizzato in stoffa, quindi non rovinerà la piastra della nostra moto, molto bello, con il logo appunto dell'azienda, come vedete. Il Depliant, che abbiamo già apprezzato nell'unboxing delle leve. Vi ricordo che loro realizzano mini frecce, riser, leve, tutti prodotti di alta qualità, devo dire. Lo stiamo scoprendo anche in questo unboxing. Ecco, qui veniamo al prodotto oggetto di questo unboxing e recensione. Come leggete qui si tratta di riser. Piccola premessa, io con la Honda ho percorso circa 1400 km, faremo un video di recensione, di pregi, difetti, quindi avremo modo di parlare approfonditamente di questa moto. Va detto che per i miei gusti, e questa rimane sempre una scelta personale, il manubrio di questa moto è un pochettino basso. Ho avuto quindi desiderio di testare una configurazione diversa aggiungendo dei riser. Qui vediamo le istruzioni di installazione, qui la certificazione ABE, altre indicazioni generali e qui troviamo la confezione molto ben curata. Allora, questi riser mantengono la piastra di sterzo originale, sono da 25 mm, ovviamente per manubrio da 22. Andremo quindi a mantenere la piastra originale, che nel caso della GB è molto carina, molto ben realizzata, porta anche il logo Honda. Avremmo avuto anche la possibilità di scegliere altri riser che però avevano anche la parte superiore e in quel caso avremmo dovuto, diciamo, sostituire la piastra originale. Di quell'altro genere, di quell'altro tipo, c'erano altre misure 20 mm, 25, 30. In questo caso la minima era 25. Dalla mia esperienza su vari gruppi e forum, molti si sono spinti fino a 30 mm. Io volevo rimanere un po' più basso, quindi ho pensato che 25 potesse essere il giusto compromesso. Qui vedete come sono ben realizzati, davvero un'ottima manifattura come nel caso delle leve. Troviamo il logo, troviamo delle scritte. Abbiamo 2 rondelle per ogni riser e poi ovviamente le viti più lunghe, perché noi dovremmo far passare attraverso i riser avvitando direttamente sulla piastra originale di sterzo. Ricordiamo che la Honda, la piastra, la parte bassa dei riser è saldata, è un pezzo unico, quindi non si può sostituire, quindi questa è l'unica soluzione, cioè aggiungere uno spessore, non possiamo sostituirla come nel caso di altre moto. Qui troviamo i tappini anche, ma noi andremo a utilizzare quelli originali della Honda che sono cromati e nulla. Qui troviamo le istruzioni molto semplici che ci spiegano appunto, vedete, questa riproduce perfettamente la situazione della Honda, quindi abbiamo la parte inferiore dei riser originali saldata alla piastra, quindi andremo a smontare il manubrio. Il serraggio dovrebbe essere, ho letto un manuale di officina Honda, dovrebbe essere di 22 Nm e poi vi dirò in fase di installazione se il dato è preciso. Andremo quindi a rimuovere la piastra originale, inserire questi spessori e rimettere il manubrio in posizione utilizzando anche le rondelle e i perni più lunghi, che ovviamente già si vede sono di qualità. Acquistare da marchi di qualità, soprattutto per perni, dadi, bulloni, è importante perché fanno la differenza. Allora io direi che per questo unboxing è tutto, ci rivediamo in garage per montare i nostri riser e darvi le prime impressioni. Ed eccoci quindi in garage per installare i riser. Andiamo a rimuovere i tappini, qui possiamo fare anche con le unghie. Io ho messo del nastro per tenere dei riferimenti, il centraggio del manubrio.
Le rondelle che il manuale ci consiglia di inserire sono troppo grandi, ma non essendoci già nella configurazione originale, secondo me possiamo evitare di metterle. Vi consiglio sempre un piatto magnetico del genere, molto utile per non perdere le viti e per tenere tutto in ordine. Andiamo quindi a rimuovere la piastra, cercando di capire se c'è un verso preferito. No, sono simmetriche. Riesco a iniziare a inserire i perni, poi in un secondo momento stringeremo naturalmente, andiamo a centrare il manubrio. Soprattutto dovremo dare un occhio a tutto il discorso dei cavi finché non ci rendiamo conto. Ho letto molto su, come dicevo in fase di unboxing, sui gruppi, però andiamo sempre a stringere incrociando. Non mi pare così disastrosa la situazione dei cavi. Come vedete l'operazione è stata piuttosto semplice, devo dire più semplice del previsto. Quando andiamo a rimuovere la piastra, il manubrio è un po' duro da togliere, cioè non viene via subito, bisogna fare un po' di forza perché ovviamente è stato compresso. Ragazzi, io al momento non vedo anomalie nei cavi. Ovviamente quando vedete questo video avrò fatto dei test per strada e vi racconterò le prime impressioni. Quindi questa è la fase di installazione, avete visto l'unboxing di installazione e adesso ci vediamo con i commenti finali dopo averlo provato su strada. Per quanto riguarda il cavo frizione, normalmente percorre questa linea passando all'interno della forcella e scendendo fino al carter con un'altezza di 25 mm. Noi potremmo lasciare tutto invariato, diciamo che saremmo al limite, ma nella sterzata battuta a destra ci ritroveremmo con il cavo troppo in tensione. Allora il consiglio è di sfilare il cavo dalla leva e di farlo passare al di fuori dalla forcella, di farlo passare internamente. In questa maniera, come vedete, il cavo passa direttamente e quindi nella sterzata battuta rimane molto lento, non abbiamo nessunissimo tipo di problema. Ovviamente quando andiamo poi a sterzare a sinistra il problema non si pone pur lasciandolo nella posizione originale. Ho applicato la fascetta removibile qui in maniera tale da tenerli uniti, ma nell'utilizzo non crea alcun tipo di problema. Quindi il consiglio è di fare questa modifica per non sottoporre il cavo a nessun tipo di stress. Per sfilare il cavo vi basta allineare questi due fori con questo della leva e allentando il cavo al minimo riuscite a sfilarlo. Se è necessario potete, come vi ho detto nel video di montaggio delle leve, allentare i bulloni sul lato motore, sfilare il cavo, riposizionarlo, reinserirlo nuovamente e poi regolare di nuovo il gioco della frizione. Per quanto riguarda la guida, migliora tanto perché la posizione più alta rende la posizione molto più rilassata e secondo me per una tipologia di moto del genere è più corretto questo genere di ergonomia. Poi ovviamente è una cosa che rimane a discrezione, quindi se volete potete anche variare questo spessore. C'è chi l'aumenta di 20 mm, chi arriva addirittura a 30. Penso che anche a 30 non ci siano problemi di cavi. I tubi freni, acceleratore, i cavi acceleratore vanno benissimo, anche tutti i cavi elettrici rimangono comunque lenti, non c'è bisogno di alcuna variazione. Per concludere abbiamo una guida più rilassata, più comoda, ma tra le curve non sentiamo una grande differenza sull'avantreno. Ripeto che è una moto comunque da passeggio. Una modifica del genere non va a intaccare le caratteristiche di guida. Vi ricordo per ultimo che in India è in vendita il modello
modello CB350 che condivide lo stesso telaio, ha una sella più comoda e un manubrio più alto, quindi ciclisticamente questa moto nasce per avere anche un manubrio più alto. Poi la versione che in India viene chiamata CB350 RS, che poi è l'equivalente di questa GB350S, ha invece un manubrio più sportivo come questo di serie, più puntato sull'anteriore, ma ripeto, in realtà è un telaio che funziona benissimo anche con un manubrio più rialzato. Colpo d'occhio mi piace molto. Se volete procedere all'acquisto vi lascio il link in descrizione. Questa coppia di riser viene venduta come compatibile per un altro modello di Honda, ma in realtà è universale e come detto vi consente di mantenere la piastra originale. Come vedete da questa prospettiva di guida, i riser non cambiano tanto l'aspetto della nostra moto. Il manubrio è sì più alto, ma riusciamo ancora a vedere la chiave e raggiungerla comodamente. Abbiamo solo un po' più spazio qui, ma la posizione di guida è molto più rilassata e comoda. Dopo aver percorso tanti chilometri con questi riser rialzati, posso dirvi che per me è una modifica che vale assolutamente la pena. Vi ringrazio per averci seguito, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao!